Ti stai preparando per il tuo prossimo viaggio in Italia? Beh, allora devi assolutamente conoscere queste parole ed espressioni. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi voglio insegnarti delle frasi ed espressioni molto importanti da conoscere quando verrai in Italia. Iniziamo subito dalla prima categoria di frasi, quelle per salutare qualcuno. Vediamo i più usati e iniziamo da buongiorno e buonasera. Buongiorno e buonasera si usano per salutare qualcuno quando arriviamo in un luogo. Ricorda che buongiorno può essere sia formale che informale e infatti possiamo usarlo anche con la nostra famiglia, i nostri amici. Invece buonasera è prettamente formale. Ovviamente usiamo buongiorno di mattina, per esempio quando ci siamo appena svegliati o durante la mattinata, e buonasera quando inizia a fare sera. Abbiamo anche l'espressione buon pomeriggio che si può usare per le prime ore del pomeriggio, ma non è più usata nell'italiano colloquiale. Poi abbiamo il saluto universale, conosciuto da tantissime persone nel mondo. Ciao! Ciao si usa sia per salutare qualcuno quando arriviamo che per salutare qualcuno quando andiamo via. È principalmente usato in contesti informali, quindi per esempio con gli amici o con la tua famiglia. Poi abbiamo salve. Salve è teoricamente informale, ma in realtà nell'italiano di tutti i giorni viene usato in contesti un po' più formali. Io per esempio non userei salve in contesti più formali, come per esempio all'università, però lo userei in contesti medio formali, diciamo, come per esempio quando entriamo in un negozio e non conosciamo le persone che lavorano lì e quindi diciamo semplicemente salve. Ora vediamo alcune frasi utili per attirare l'attenzione di qualcuno. Se vogliamo attirare l'attenzione di qualcuno, possiamo usare due parole in base al contesto. Scusa, scusa, se vogliamo essere informali, e scusi, scusi, se vogliamo essere formali. Queste parole possiamo usarle sia per scusarci, per esempio se ci scontriamo con qualcuno mentre camminavamo, o se vogliamo scusarci per qualcosa che abbiamo fatto, ma anche per attirare l'attenzione di qualcuno. Per esempio, scusa, che ore sono? O scusi, a che ora parte questo autobus? Se vuoi possiamo anche aggiungere il pronome mi a queste due espressioni. Il significato non cambia, ma dobbiamo stare attenti alla posizione. Se usiamo mi con scusa diremo scusami, scusami. Se lo usiamo con scusi diremo mi scusi, mi scusi. Ora vediamo alcune frasi utili per fare una richiesta educata. Se per esempio vuoi fare una richiesta educata in un bar, in un ristorante o vuoi chiedere un favore a un tuo amico, puoi usare per favore, per piacere e anche grazie. Per esempio, a tavola con dei tuoi amici, mi passi il sale per favore o mi passi il sale per piacere? Invece al ristorante o al bar, per me un caffè, grazie. Per me un caffè, grazie. Generalmente, se facciamo una richiesta in un bar o in un ristorante, finiremo la frase con grazie. Invece, se siamo a casa con degli amici o con la famiglia, dove stiamo chiedendo dei favori piuttosto che delle richieste, possiamo usare semplicemente per favore o per piacere. E ora, quando arriverai in Italia, vediamo come presentarti. Se qualcuno ti dice come ti chiami, puoi rispondere con mi chiamo più il nome oppure sono più il nome. Per esempio, mi chiamo Stefano o sono Stefano. Ora puoi aggiungere anche delle informazioni, per esempio sul tuo lavoro. Puoi usare queste formule. Sono più l'articolo indeterminativo più il tuo lavoro, oppure faccio più l'articolo determinativo più il tuo lavoro.
Per esempio, io direi sono un professore oppure faccio il professore. Non c'è differenza, però ricorda queste due formule. Se vuoi imparare di più come presentarti e come parlare della tua vita e del tuo lavoro, voglio consigliarti un episodio del mio podcast, il Teacher Stefano Show, dove ho parlato proprio di questo. È un episodio del Ripeti con me, il format del mio podcast in cui devi ripetere con me ad alta voce, così che puoi migliorare le tue capacità di ascolto, pronuncia e puoi facilmente memorizzare nuove parole ed espressioni. Vediamo alcuni esempi. Ripeti con me. Faccio la dottoressa. Ma se ora sei in pensione, semplicemente usiamo l'imperfetto. Ero un avvocato. Se vuoi puoi ascoltare la puntata cliccando sul link qui sotto in descrizione. Ma prima di andare avanti e scoprire come dire la propria provenienza, voglio chiederti un piccolo favore, quello di lasciare un bel mi piace sotto a questo video. Questo mi aiuta tantissimo e mi permetterà di far conoscere questo video e il mio canale a tanti altri studenti di italiano e quindi aiutare più persone possibili. Se vuoi aiutarmi devi solo fare una cosa, lasciare mi piace e anche iscriverti al canale e attivare la campanellina, così non perderai i miei video futuri. E ora vediamo come dire la tua provenienza. Se qualcuno ti chiede da dove vieni o di dove sei, puoi rispondere sono di più la città oppure sono più l'aggettivo di nazionalità. Per esempio, sono di Roma oppure sono italiano. Ricorda che in italiano non è possibile dire sono di più il paese, quindi sono di Italia, sono di Francia, sono di Argentina, sono di Stati Uniti è sbagliato. E ora vediamo come chiedere indicazioni. Per esempio, se vogliamo chiedere dove si trova un posto o dove possiamo trovare qualcosa, possiamo usare queste due frasi. Dov'è più il posto oppure dove posso trovare più la cosa che cerchi. Per esempio, dov'è la stazione? Oppure dove posso trovare una farmacia? E ora vediamo come chiedere il costo di qualcosa. Se siamo in un negozio e vogliamo chiedere il costo, possiamo dire quanto costa? Oppure semplicemente quant'è? Quant'è? Per esempio, quanto costa questa sciarpa? O quant'è questo profumo? A volte potresti anche sentire l'espressione quanto viene, che semplicemente significa quanto costa. E ora vediamo come chiedere dei suggerimenti. Questo perché quando siamo in Italia dobbiamo stare molto attenti alle trappole per turisti. Infatti, per trovare un buon ristorante dobbiamo chiedere alle persone del posto, ai locals, per esempio il receptionist dell'hotel, nostri amici italiani o il barista al bar dove facciamo colazione. Quindi è una buona idea chiedere dei suggerimenti alle persone del posto. E come possiamo farlo? Prova a dire: puoi suggerirmi un buon ristorante? Puoi suggerirmi un buon ristorante? O, se vogliamo essere formali, può suggerirmi un buon ristorante? Può suggerirmi un buon ristorante? E ora che abbiamo trovato il nostro ristorante grazie al suggerimento di un italiano, possiamo provare a prenotare. Possiamo dire: vorrei prenotare un tavolo per e poi il numero di persone. Per esempio, vorrei prenotare un tavolo per 2 stasera alle 21. Cioè le 9 di sera. Vorrei prenotare un tavolo per 2 stasera alle 21. E ora siamo finalmente al ristorante. Proviamo ad ordinare del cibo. Per ordinare del cibo o anche cose da bere al ristorante o al bar possiamo usare diverse opzioni. Per esempio, vorrei
un risotto allo zafferano. Oppure prendo una bistecca alla griglia. O per me la lasagna. Per essere più educati possiamo aggiungere grazie alla fine delle frasi che abbiamo visto prima. Alla fine del pasto puoi chiedere: ci può portare il conto? Ci può portare il conto? È molto importante chiedere il conto in Italia perché non è automatico che il cameriere lo porti al tuo tavolo. Infatti, per una questione di educazione, in Italia dobbiamo chiederlo noi il conto. Sarebbe molto maleducato se il cameriere lo portasse al nostro tavolo, perché questo vuol dire che vogliono cacciarci dal ristorante, ma a noi in Italia piace fare le cose con calma. E tu che ne pensi di queste frasi? Le conoscevi? Le userai durante il tuo prossimo viaggio in Italia? Fammelo sapere qui sotto e dimmi quale città italiana ti piacerebbe visitare. Se hai visto questo video fino alla fine, scrivi la città che vorresti visitare qui sotto nei commenti. E se questo video ti ha aiutato, non dimenticare di lasciare un bel mi piace. Questo mi aiuta tantissimo e anche iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!